Hai mai sentito il bisogno di cambiare vita ma non sai da dove iniziare? In questo video ti racconto i 10 passi fondamentali per rinascere, trovare il coraggio e affrontare le tue paure per condurre una vita autentica e consapevole. Ascolta questi consigli per dare una svolta alla tua vita e viverla con consapevolezza, attuando la tua rivoluzione per realizzare i tuoi sogni. E ricorda che il cambiamento parte da te. Ti senti bloccato nella tua vita, come se stessi aspettando il momento giusto per cambiare tutto, ma non arriva mai. Ti sei mai chiesto cosa ti sta davvero impedendo di cambiare vita? E se ti dicessi che in 10 semplici passi puoi iniziare la tua rinascita personale partendo da zero? Vabbè, magari adesso taglio con le domande. Ciao, io sono Andrea e nel 2018 ho lasciato il mio vecchio lavoro per cambiare completamente vita e da allora ho fatto del viaggio uno stile di vita. Ho iniziato un lungo percorso di indagine interiore, dove ho messo in discussione tutto, al fine di vivere consapevolmente la mia vita. In questa guida voglio raccontarti come poter cambiare la tua vita per essere felice. Per altri consigli ed entrare a far parte della community, mi raccomando, iscriviti al canale. Sicuramente ad un certo punto della tua vita ti sarai sentito perso, insicuro o insoddisfatto del tuo percorso. Tranquillo perché ci siamo passati tutti. Ricorda però che il cambiamento è un processo che deve partire dentro di te e il tuo stato di benessere interiore è solamente una tua responsabilità. Niente e nessuno potrà mai essere la soluzione, perché quella è già dentro di te. La mia vita fino a qualche anno fa si è svolta normalmente, anzi direi automaticamente, come da copione. Diploma, università. E poi lavoro, lavoro, lavoro. Dopo le prime avventure in giro per il mondo si smosse qualcosa dentro di me e iniziai a maturare l'idea di voler cambiare vita e inseguire il mio sogno di viaggiare. Dopodiché nel 2018 ho mollato tutto per cambiare completamente stile di vita e fare del viaggio la mia vita. Eccomi qui, viaggiatore randagio in stile L'ho scappato di casa. Chiaramente il percorso di crescita interiore non è uguale per tutti e non esistono delle regole. Per questo motivo prendi i miei consigli come degli spunti di riflessione. Ecco i 10 passi per cambiare vita e attuare la tua rivoluzione. 1. Risveglia la tua coscienza. Il primo step succede e basta, senza che tu lo decida, ed è quel momento cruciale che cambierà la tua vita per sempre. Sono sicuro che arriva per tutti quel momento nella vita dove si apre una porta che lascia intravedere una luce nuova, e sto parlando proprio del risveglio della coscienza. Ma cos'è la coscienza? Dopo un po' di ricerca ho detratto una mia definizione che mi sono scritta e che vi voglio leggere proprio per dirvela bene. La coscienza è la facoltà immediata che il soggetto ha di se stesso e del mondo esterno con cui è in rapporto, della propria identità e del complesso delle proprie attività interiori. La coscienza è quindi quella sensibilità che abbiamo tutti sepolta dentro di noi e che mascheriamo coprendola con strati di apparenza, insicurezze e paure. Parlo di risveglio perché la coscienza fa parte naturalmente dell'essere umano e nell'età infantile si manifesta nella sua totale naturalezza. Poi cresciamo e veniamo inghiottiti da quella nebbia che offusca la retta via e ci perdiamo nelle responsabilità di una società che ci dice già chi dobbiamo essere e cosa dobbiamo fare. Ci disumanizziamo al punto da perdere la capacità di vivere secondo la nostra natura. Ma poi arriva quel click che cambia tutto. Si apre quella famosa porta e la nebbia svanisce per un attimo, lasciando intravedere quella luce che illumina il sentiero della consapevolezza. C'è chi decide di lasciare quella porta aperta e di seguire la luce, e chi invece la richiude continuando a vivere una vita vissuta col pilota automatico. 2. Porta la consapevolezza nella tua vita. La consapevolezza si acquisisce con l'esperienza e col tempo, ma va coltivata giorno per giorno attraverso l'ascolto interiore. E come per ogni cosa, per vedere dei risultati ci vuole costanza e impegno. Ma cos'è la consapevolezza? Mi sono scritto pure questa. La consapevolezza è la capacità di essere a conoscenza di ciò che si viene percepito e delle proprie risposte comportamentali.
quindi essere perfettamente al corrente di ciò che succede. Come dicevo, la consapevolezza va coltivata giorno per giorno e per poterlo fare bisogna essere aperti e disposti ad indagare profondamente nell'io interiore. La pratica fondamentale per fare questo è la meditazione, perché ti permette di connetterti con l'io interiore che è la vera essenza dell'essere umano. Non è semplice e richiede tanta forza di volontà, perché la mente proverà in tutti i modi a distrarti e ad allontanarti dal momento presente, riportandoti a quel flusso di pensieri tra passato e futuro. Ricorda che l'unica verità e certezza che abbiamo è il momento presente, adesso, ora, proprio in questo momento. La nostra mente può essere la nostra più grande nemica, perché per tutta una vita è stata abituata ad essere distratta e offuscata, e quindi a vivere in automatico. Pensa a quando eri bambino e al modo naturale e libero col quale vivevi, senza tutte quelle infrastrutture mentali o preoccupazioni inutili. Quando siamo piccoli viviamo e percepiamo la vita per com'è in quell'esatto momento, quindi nella sua reale verità, senza pregiudizio o paura. Bisogna ritrovare il bambino interiore e vivere il momento presente per quello che è, felice o triste che sia. E ricordati che portare la consapevolezza nella tua vita la cambierà radicalmente. 3. Ascoltati. Con la presa di consapevolezza è fondamentale continuare ad ascoltarsi per capire chi si è, dove si sta andando e dove si vuole arrivare. Riflettici, ti sei mai chiesto chi sono, dove sto andando, cosa voglio fare, dove voglio arrivare? E hai mai trovato delle risposte oneste a queste domande? Io per esempio rispondevo o con falsa convinzione o con il vuoto totale e poi lo ignoravo pure. Vi faccio un esempio riportando a una mia esperienza passata. Domanda: io chi sono? Io sono Andrea, il fashion designer. Io era così che rispondevo prima, ovvero mi identificavo con quello che facevo. Ma come può il lavoro identificarmi come essere umano? Siamo molto più complessi di quello che facciamo, mangiamo, indossiamo o pensiamo. Questo vale per tutti gli aspetti del vivere. Infatti, porre l'attenzione sull'ascolto interiore migliorerà la tua vita in un modo inimmaginabile. Adesso ti voglio fare un altro esempio che potrà sembrare banale, però non lo è affatto. Questa è una cosa che credo ci accomuna tutti. Pensiamo al momento dei pasti, quando magari mangiamo troppo senza ascoltare il nostro corpo, che magari in un determinato momento della giornata non ci richiede di ingerire cibo, però noi lo facciamo per automatismo, perché magari a quell'ora bisogna pranzare e a quell'ora bisogna cenare, senza prendere minimamente in considerazione quello che il nostro corpo ci chiede, quindi l'ascolto del nostro corpo. Adesso voglio fare un altro esempio. Mi arrabbio per una situazione specifica e il modo negativo con il quale l'affronto e la somatizzazione al problema magari mi causano uno stress che può essere sia fisico che mentale. La cosa migliore da fare sarebbe ascoltare i segnali che il corpo mi sta dando in risposta al mio comportamento e quindi fare qualcosa per superare quello stato negativo, anziché perseverare in quello stato. Come per la consapevolezza, anche l'ascolto interiore va coltivato nel tempo con impegno e costanza. 4. Agisci. Dopo aver interiorizzato il processo dell'ascolto interiore, è fondamentale agire e fare qualcosa per cambiare la tua situazione. Rimuginare, dubitare, galleggiare in situazioni ipotetiche o nelle fantasie non concretizzerà la tua rivoluzione. Non dimentichiamo che nella vita bisogna essere anche pratici e concreti, quindi capisci cosa vuoi fare, come puoi farlo e fallo. Faccio un esempio pratico sulla mia esperienza. Io quando avevo capito che non volevo più la vita d'ufficio e vivere in città, dopo aver interiorizzato tutte queste cose, ad un certo punto ho dovuto agire affinché potessi concretizzare il mio sogno, che era quello di viaggiare. Quindi mi sono licenziato, prima ancora di licenziarmi ho messo da parte un budget con il quale poi partire e niente, l'ho fatto. Molte persone hanno paura del cambiamento, soprattutto perché non sanno cosa verrà poi. C'è un famoso proverbio che dice: sai quello che lasci, non sai quello che trovi. Io onestamente credo che sia molto eccitante vivere ogni giorno l'avventura senza sapere esattamente quello che succederà dopo, perché questo mi permette di vivere con curiosità e con stimolo costante. Capisco che questa non è una forma di pensiero che valga per tutti, però non si vive solo di idee, a un certo punto bisogna pure concretizzarle, quindi realizza i tuoi sogni, perché la vita è solo una. 5. Credici e vai avanti. Oh, finalmente hai deciso di provarci e ti sei buttato in una nuova avventura, un nuovo capitolo della tua vita che chiameremo la rivoluzione.
Bene, adesso porta avanti questa rivoluzione senza farti influenzare da nessuno e mi raccomando, non perderti d'animo. Ricordati che ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che non è la scelta migliore, che non va bene, saremo sempre soggetti al giudizio esterno, ci sarà sempre qualcuno pronto a darti contro. Ma sai quanto te ne deve fregare? Zero. Le critiche, se costruttive, sono sempre preziose e il confronto è un ottimo modo per crescere, ma non permettere mai a nessuno di sminuire la tua persona, i tuoi sogni o le tue idee, ma soprattutto il tuo valore. Non esiste un modo giusto o sbagliato di vivere, esiste solamente il tuo modo e devi proteggerlo e portarlo avanti. Ci saranno sicuramente momenti dove ti sentirai perso o in confusione o magari momenti di autosabotaggio, ma non smettere mai di credere in te stesso e sii il tuo fan numero uno. Ricordati che tu sei speciale nella tua unicità. Volere è potere e io credo che questa sia una grande verità. Molte persone non vanno fino in fondo, addirittura neanche ci provano, e poi rimangono deluse, insoddisfatte e frustrate dalla vita. Quindi tu non essere una di quelle. Ti posso assicurare che se ci metti il 100% arrivi dove vuoi, ma devi dare anima e corpo perché niente piove dal cielo. 6. Datti degli obiettivi. Ok, sei arrivato al punto dove sai cosa vuoi, però ti consiglio di darti degli obiettivi da raggiungere per concretizzare il tuo percorso. Questo non significa programmare la propria vita in modo schematico, ma è un modo per concretizzare il proprio progetto e non lasciare che rimanga un sogno. Questi obiettivi devono essere concreti e realizzabili in base alle tue capacità e disponibilità che possiedi in quel determinato momento, altrimenti perdi solamente tempo e rischi di rimanere deluso da qualcosa che era già sbagliato in partenza. 7. Fissa un termine. Datti delle scadenze per raggiungere i tuoi obiettivi, così da rendere concreto il tuo progetto di vita, senza lasciar scorrere inutilmente il tempo fuori dal tuo controllo. Senza un progetto studiato a tavolino è molto più difficile riuscire a raggiungere l'obiettivo finale, quindi ti consiglio di studiare un piano con appunto degli obiettivi e delle scadenze da rispettare. Ti faccio un esempio: io quando avevo deciso di lasciare il mio vecchio lavoro dovevo mettere da parte un budget col quale partire, quindi mi sono dovuto dare delle scadenze per riuscire a risparmiare un budget sufficiente prima di andarmene per poi appunto partire e vivere, diciamo, dei miei risparmi. 8. Sii responsabile e fiducioso. Ovviamente non è sempre facile raggiungere la meta prefissata, soprattutto se sei una persona che tende a distrarsi e a rimandare. È importante sapere che bisogna essere responsabili e che bisogna saper gestire le proprie risorse. Questo vale in generale nella vita, perché non è sempre facile darsi un'autodisciplina e questo si ricollega un po' al discorso di darsi degli obiettivi, ovvero rendere concreto il proprio progetto di vita e non lasciare che rimanga un sogno. Anche la fiducia in se stessi è fondamentale e se unita alla capacità di responsabilizzarsi e di concretizzare i propri sogni è la ricetta perfetta per una vita piena di soddisfazioni. 9. Sii costante e non perdere l'entusiasmo. Come ogni aspetto della vita, per avere successo bisogna perseverare. Ho parlato di coscienza, consapevolezza, ascolto interiore, ma anche di agire e concretizzare, e ognuna di queste cose è accomunata dalla costanza. Per esempio, se vuoi dimagrire, non segui una dieta specifica e non fai attività costantemente, come puoi pensare di perdere peso? Lo stesso vale per il processo di cambiamento nella tua vita. Se non ti ascolti, non coltivi la consapevolezza e non la pratichi giorno per giorno, come puoi sperare di concretizzare la tua rivoluzione? Se non metti un mattone giorno per giorno e se non ti muovi passo per cambiare la tua situazione, come puoi sperare di concretizzare il tuo progetto? Ricordati che la costanza è direttamente proporzionale al risultato che otterrai in ogni aspetto della tua vita. Altro fattore principale è l'entusiasmo, che non devi perdere mai, perché è il motore che muove tutto. Senza l'entusiasmo per la vita e per quello che si fa, come si può sperare di rivoluzionare la propria vita? Trova qualcosa che ti piace davvero e che ti rappresenta e vivilo con entusiasmo e ammirazione. 10. Non farti condizionare. Cosa da non perdere mai di vista è il tuo obiettivo e le ragioni per le quali hai deciso di inseguire il tuo sogno. Ricordati che ci sarà sempre qualcuno pronto a giudicarti, ma tu vai dritto per la tua strada e sii fedele a te stesso. Nella vita saremo sempre soggetti al giudizio esterno, ma la verità è che non hai bisogno dell'approvazione di nessuno. Quindi mi raccomando, non farti influenzare o condizionare negativamente dagli altri, perché la tua voce è la sola alla quale dover rispondere. Quindi, in sintesi, devi capire, accettare ed affrontare.
Prendi consapevolezza di te stesso, accetta il processo di cambiamento, anche se fa paura, e poi agisci per rendere il tuo sogno realtà. Eccoci giunti al termine di questo video, che spero ti abbia fatto riflettere. In tal caso, lascia un commento e fammi sapere la tua. Non ti dimenticare, per sostenere il mio progetto, di lasciare un like, e per entrare a far parte della community, mi raccomando, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.